Bene, 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 stasera proviamo la GoPro 11 che ho riacquistato perché mi piace farmi male. Ciao a tutti e bentornati. In un video precedente avevo detto che rendevo la GoPro perché non ero assolutamente soddisfatto della qualità video e in questo video vi dico che l'ho riacquistata nuovamente perché sono soddisfatto della qualità video. Comportamento un po' schizofrenico? Nah. Allora, tanto per mettere le cose in chiaro, quello che ho detto nel video precedente vale ancora, nel senso che se voi acquistate una GoPro 11, la tirate fuori dalla scatola e provate a configurarla nel modo migliore, la qualità video quando la luce comincia a scarseggiare è pessima. Questo perché c'è un algoritmo di riduzione del rumore video che subentra quando c'è un po' di rumore nell'immagine, praticamente piallando tutti i dettagli delle zone scure e non c'è scampo, non c'è nessuna impostazione che permetta di disattivare questa cosa, o meglio, c'è la possibilità di disattivare, però bisogna fare una piccola operazione sul firmware della GoPro. GoPro supporta anche il GoPro Labs, che è un firmware alternativo che si può installare al posto di quello originale, che sostanzialmente vi dà tutte le funzioni del firmware originale più una cariolata di altre cose, tra cui anche la possibilità di disattivare, o meglio di impostare in modo preciso l'algoritmo di riduzione del rumore video. Come soggetto per le mie riprese ho scelto questo peluche in un ambiente a luce controllata. Adesso qui vediamo la ripresa effettuata con il noise reduction di default della GoPro. Come potete notare nelle parti più scure del pelo del peluche praticamente non si vedono più i singoli peli, ma si vede una specie di smerigliatura, un appiattimento dei dettagli che è causato appunto da questo algoritmo di riduzione del rumore. Se andiamo a zoomare vediamo proprio che c'è un impastamento dei dettagli e praticamente quando siamo in una situazione di questo tipo non c'è la possibilità di recupero dell'immagine. Disattivando invece l'algoritmo di riduzione del rumore, cosa che si può fare solo installando i GoPro Labs, vediamo che la situazione cambia drasticamente. A sinistra abbiamo ancora la riduzione del rumore attiva, a destra abbiamo la riduzione del rumore disattiva e si vede molto sale e pepe, che è sintomo del sensore che comincia un po' a soffrire le basse luci. Ma la parte interessante di disattivare l'algoritmo di riduzione del rumore della GoPro è che possiamo subentrare noi con l'algoritmo di riduzione del rumore del nostro programma di editing. Nel nostro caso io utilizzo il Temporal Denoiser di DaVinci Resolve. Ora ho applicato il Temporal Denoiser sia all'immagine della GoPro originale sia all'immagine registrata dal firmware GoPro Labs. Notare come inequivocabilmente nella parte destra si vedano molti più dettagli rispetto alla parte sinistra. Anche a uno zoom del 100% si vede chiaramente che l'immagine di destra è molto meglio definita. Notate anche la texture del pavimento, dove si vede benissimo il legno, mentre a destra è tutto molto più impastato. Quindi, fatta questa prova, ho deciso di andare a fare una passeggiata serale con il mio amico Marco e provare cosa viene fuori da una GoPro con l'algoritmo di riduzione del rumore disattivato. Bene, 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 stasera proviamo la GoPro 11 che ho riacquistato perché mi piace farmi male e... Buonasera. Buonasera, cosa fa lei qui sotto questo lampione? Controllo. Cosa facciamo? Andiamo a fare una passeggiata Andiamo. insieme? Che bello, che bello. È bellissimo trovare casualmente gli amici mentre si va a camminare la sera. Gli amici che hai che lavorano sotto il lampione. Esatto. Che luci usereste qua? Quelle a mercurio, ai vapori di mercurio? Quali? Quella. Quelle lì. Quella penso di sì. Allora regolo dopo sui faretti perché sono tanto dopo. Sono curioso di vedere se si vede qualcosa dopo. Perché è veramente iper scuro.
usare la GoPro per fare queste riprese se vuoi larghe male. E cos'è che c'è qua? Wow, una scultura. Gli uomini, gli spiriti del bosco sono sti qua. Sì. Fantastico. Che belle esperienze che si fanno venendo a camminare qua. Ma di preciso dov'è che stiamo andando? Di là. Vado a imparare a fare manco a domandartelo. Posso ripetere la domanda? Ok, di preciso da che parte stiamo andando? Di là. Posso ripetere la domanda? A cagare. No, stavolta la posso giusta. Vabbè, ma di preciso dov'è che stiamo andando? Passo della Camonda. Passo di Acamo. Sopra Raquaro. Che figo, ma c'è almeno un po' di paesaggio o qualcosa? Teoricamente sì. Vedi che guarda, questa qua è quella che va giù, che abbiamo appena passati. Quindi dobbiamo andare a No, sinistra? questa che è quella di non neanche segnata. Ok. Sto giro ho disattivato la riduzione del rumore video, perché sennò viene fuori un video mucillaginoso. E dopo ho cambiato la curva logaritmica, perché così mi sento professionista, ma sicuramente verrà fuori uno schifo. Qua cos'è che mi dicevi? Siamo arrivati a sto capitello. Il passo della Camonda. Passo della Camonda. Ah, se questo qua è il passo della Camonda. Tutto qua. Insomma, almeno ce lo mangiamo il panino. Vabbè, siamo arrivati qua e è bellissimo. I cartelle. Qua mi ricordo che ci siamo passati con la bicicletta qualche tempo fa e mi hai fatto morire perché tu avevi la bici elettrica e io ero un povero con la bici normale. Ma in realtà è solo questione di serietà sportiva. Ci mangiamo il panino? Certo. Passo della Camonda, vedete? Quindi dall'altra parte quasi Bonome, cima a Bocchese. Adesso torniamo indietro e andiamo per dove? Sentiero del Singio, mi ricorda qualcosa. Sì, dai, andiamo al passo di Manfron e poi andiamo giù per la strada a Manfron di sopra. Un personaggio. Un certo autore. Sai che forse i cartellini da piccoli che ci sono questi numeri qua? Però c'era un 297. Mi sembra un po' eccessivo. No, perché qua è 19, 18. No, secondo me no. Niente. Benissimo, ho chiuso il giro, siamo tornati a Contramanfron e adesso andiamo a casa a vedere come sono venute fuori queste fantastiche riprese che secondo me sono venute fuori schifose. Secondo lei? Dimmi che dopo che dico. Un'altra prova che ho voluto fare è lavorare con il parametro log_b di GoPro Labs, che permette di alterare la curva logaritmica di registrazione della luce. Aumentando il valore di log_b abbiamo la possibilità di dare più spazio alle basse luci, in teoria dando così la possibilità dopo in post di correggere il risultato, teoricamente mantenendo molto più dettaglio nelle basse luci. Ho voluto fare delle prove con il nostro solito soggetto. In questo caso abbiamo una ripresa fatta con il colore vivido standard di GoPro e abbiamo questa situazione, e mentre invece se andiamo a vedere sul colore naturale è molto simile, forse c'è un po' meno saturazione dei colori, e passando alla modalità colore flat già si comincia a vedere che c'è un appiattimento dei contrasti e questo in teoria dovrebbe dare la possibilità di mantenere un po' più dettagli nelle basse e nelle alte luci. E successivamente ho voluto provare a fare la ripresa anche con una curva logaritmica molto più spinta con GoPro Labs. Vedete che qua è molto più chiara l'immagine, però devo dire che oltre al fatto che c'è un po' più di rumore cromatico nelle parti scure, non mi sembra che ci sia gran dettaglio in più. Infatti dopo ho voluto mettere a fianco i 4 tipi di riprese
per tentare di fare un po' il punto della situazione. Adesso qui chiaramente si vedono le riprese con contrasti diversi. Ho tentato di regolare le riprese flat e log B400 cercando di allineare più o meno l'aspetto finale di tutte e quattro le riprese. Una volta arrivato a questo risultato, ho voluto provare innanzitutto applicare l'algoritmo di riduzione del rumore di Resolve per vedere se ci sono più o meno dettagli, e devo dire che mi sembra che grosso modo non cambi un granché. E dopodiché ho voluto provare un po' a pushare le ombre cercando di vedere se il flat o il log B400 danno qualche risultato in più rispetto al natural e al vivid, ma mi sembra che il log B400, oltre a introdurre rumore cromatico, non faccia. C'è una differenza tra il flat e il natural, probabilmente il flat dà qualche dettaglio in più nelle ombre. Vorrei quasi quasi dire che è la curva logaritmica migliore, la flat, quella che c'è già dentro nella GoPro, quindi almeno per quanto riguarda le scene a bassa luce, andare a taroccare questa curva non dà particolari vantaggi, anzi dà degli svantaggi. Detto questo, mi sono visto molto soddisfatto dalla riduzione del rumore disattivata tramite GoPro Labs, e penso che adesso finalmente la GoPro 11 mi piace. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile e vi saluto e ci vediamo al prossimo video.